61esimo Salone Nautico di Genova, edizione 2021. La notizia di questo salone è che l'Italia, con lo Yacht Club italiano, entra in The Ocean Race. Voi pensate, in questa edizione che partirà nel 2022 avremo una barca italiana, un IMOCA 60, ma non solo, avremo anche il gran finale qui a Genova, per cui sarà una edizione con una forte connotazione italiana. Ma adesso io quello che vorrei fare è illustrarvi, farvi vedere cosa è la The Ocean Race. Per farlo ho qui con me il presidente della The Ocean Race, che è Richard Breus, svedese. Io scusate la mia pronuncia che non è perfetta, e lui ci spiegherà che cos'è questa regata. Ciao Richard. Ciao Maurizio. Richard, allora ci puoi dire in maniera sintetica che cos'è la The Ocean Race, come funziona, dove va e cosa vuole fare? Allora, The Ocean Race è una regata che va intorno al mondo. L'abbiamo fatto da 1973, quindi il prossimo anno facciamo 50 anni. E ha cambiato nomi però dal 73 ad oggi? Sì, era Whitspread Around the World Race, poi era Volvo Ocean Race e adesso è The Ocean Race. Perfetto. The Ocean Race. E questa è la cosa centrale, è che si fa Ocean Race con una squadra. Si fa insieme con un gruppo. Su queste barche siamo 10 persone e l'altra classe siamo 5 persone, però questa squadra viene la squadra più forte che tu puoi trovare nello sport, e lo chiamiamo Ultimate Test of a Team, perché proprio vai sulle bonacce, le tempeste, vento altissimo. Voi navigate nelle zone più tempestose che noi abbiamo qui nel globo? Navighiamo dappertutto, facciamo tutti Atlantico, Mare Sud, Capo Horn, Pacific, Indian Ocean, tutte le belle poste del nostro oceano. Ed è un giro del mondo a tappe, per cui voi fate un tratto, vi fermate, fate regate dove vi siete fermati e poi ripartite per un altro tratto. Esatto, perché questa regata è anche un viaggio, perché tu cominci in Alicante, si ferma in Capo Verde, arrivi in Città del Capo, eccetera. Quindi c'è questo movimento perché l'equipaggio lo trovano anche in nuovi posti nel mondo, e questa volta attraversiamo anche fra Indonesia, in questi posti bellissimi. Però è soprattutto una regata. Voi pensate che il giro del mondo è 26-27 mila miglia, la The Ocean Race alla fine fa circa 45 mila miglia, proprio perché tocca tutti e 5 i continenti. La The Ocean Race è corsa con 2 barche diverse, vero? Con 2 tipologie di barche. Giusto, questa è la grande novità, perché nel prossimo giro, che parte in autunno del 2023, abbiamo 2 classi. Abbiamo questa classe monotipo di 65 piedi, via 65, tutto uguale, come un laser praticamente, con scotte, vele, tutto uguale. Però poi abbiamo la nuova classe che si chiama IMOCA 60, e questo è un classe di sviluppo. C'è foils, volano e tutte queste novità. Quindi è 2 tipi differenti della sport vela, che è bellissimo. Ma anche negli equipaggi, l'equipaggio non è soltanto maschile e non è omogeneo. No, chiaramente c'è un misto su tutte le 2 classi fra uomini e donne, e anche in questa classe abbiamo fatto il punto per assicurare posti per i giovani, perché il sport vela è un sport di esperienza, è molto difficile entrare in questa regata più importante nel mondo, secondo me, se non hai l'esperienza. E se tu hai fatto Olimpiadi, derive tutta la vita, hai fatto medaglia d'oro, non è che puoi venire qua e dire posso venire, no, perché non è una cosa molto diversa. Abbiamo fatto una regola dove c'è posti per quelli sotto 28 anni e anche quelli sotto 26 anni, così è più facile entrare. Grazie mille Richard, e ci vediamo a Genova nel 2023. Non vedo l'ora. Ok, con questo ci siamo fatti illustrare dal presidente della Ocean Race che cos'è questa regata, ma adesso andiamo a vedere come è fatta una barca che partecipa a questa regata. Ho qui con me Richard Breus, presidente di The Ocean Race, il quale ci illustrerà una delle 2 barche o classi di barche che prenderanno parte al The Ocean Race, che partirà nel 2022. Richard Breus, ci illustri un pochino questa barca? Sì, questa barca è il Vio 65, è proprio una barca fatta solo per una cosa, per navigare più veloce possibile intorno al mondo. È fatto per un equipaggio, quindi questo cockpit dove siamo adesso, ogni cosa, ogni posizione di ogni cosa che vede è ben pensato per poter usare con più efficienza con tutto l'equipaggio. Quindi a bordo qua c'è un equipaggio di 10 persone, e come vedi c'è posto su questi grinders per esempio per 6 persone, quindi hai
e quasi in ogni manovra deve avere tutto l'equipaggio in coperta, quindi si dorme poco e quando sei andato a dormire non sarà una grande sorpresa che dopo 5 minuti ti richiamano di nuovo in coperta, perché i forzi sono enormi, le vele sono pesanti e non c'è niente idraulico, winch di bottoni qua, è tutto manuale come si deve essere. Richard, perché questa barca va così veloce? Quali sono le sue particolarità? No, ma al base c'è la forma del scafo, chiaramente c'è 2 timoni e c'è la chiglia basculante. Tu puoi girarlo molto veloce, puoi tirarlo fuori 40 gradi a sinistra o a destra. E poi c'è la derive, daggy boards che butti giù per non fare la barca scarrocciare. E oltre a queste soluzioni tecniche, ci sono altre soluzioni tecniche per stabilizzare la barca? Sì, ci sono anche le taniche di acqua, quindi c'è una tanica ogni lato qua indietro, perché quando vai con vento in poppa vuoi peso più indietro, ma c'è anche una tanica di 3 tonnellate mi sembra, avanti dall'albero, che metti pieni di acqua quando vai in bolina con grandi onde per tenere giù la prua nell'acqua. Quali sono le particolarità all'interno della barca? In che condizioni vivono di solito l'equipaggio di una barca che fa l'Ocean Race? Ma diciamo, se uno va in questo salone nautico qua, va dentro una barca e prova le cuccette, sembra una vita perfetta, no? E uno entra qua, vede, ma com'è possibile vivere in questa barca, dicono tutti. Però la realtà è su questa barca si vive molto meglio in mare che in una barca normale di crociera, perché ogni cosa è proprio sotto la coperta pensata e lì per una ragione. Le cuccette si può angolare, la cucina è proprio fatta appunto, c'è solo un fuoco, perché ognuno cuoce da solo a bordo adesso, perché non c'è tempo di coordinarci. 3-4 settimane tu cuoci il tuo cibo, hai un portion pack, l'unica cosa che si fa a bordo è bolle acqua, nient'altro. E dove è il cibo. E tutte le strategie di regata dove vengono, la strategia vera e propria, dove viene pensata? Questa è proprio dentro il centrale del cervello della barca, dove c'è tutto il computer e il sistema per il navigazione, la strategia, e se c'è una persona a bordo si chiama sempre il navigatore, però non è il navigatore come i vecchi tempi per sapere dove siamo, e adesso è proprio per trattare tutte le informazioni del tempo e trattare sempre dove sono le altre barche, perché su queste barche hanno il sistema AIS che c'è in tutto il mondo e si usa lo stesso sistema per vedere dove sono le altre barche in real time, quindi c'è sempre qualcun altro che sta sotto e guarda nel sistema come stiamo andando contro le altre barche, c'è un altoparlante qua e dice sempre feedback all'equipaggio in coperta se guardiamo, quindi è One Design Racing per 3 ore è duro, però One Design Racing per 3 settimane è una cosa per teste dure. Qual è il principale materiale di costruzione di una barca che fa l'Ocean Race? La barca è fatta di carbonio e epoxy e questo è il materiale usato dappertutto in barche regata adesso. Certamente cerchiamo sempre nuovi materiali più sostenibili, però adesso il carbonio è un materiale incredibile e la cosa importante è che queste barche lo riusiamo, quindi è la terza giro che possono fare e uno può domandare ma come è possibile fare una barca così forte? E grazie all'inizio sono stato costruito con un alto livello di sicurezza e importante a tutti noi che andiamo in barca il manutenzione, che sono molto ben mantenute. Questo è il centrale per poter fare un terzo giro con questa barca. Ok Richard, ci parli della sicurezza a bordo di una barca oceanica come questa? Sì, la sicurezza è la cosa più importante per noi. È importante ricordarsi che sei da solo, perché non c'è nessuno che può venire a aiutarti quasi, perché un elicottero può andare un giorno fuori dalla terra forse, però l'unica che può aiutarti sono i concorrenti, quindi c'è questo codice, infatti regola 1 nella Rules of Racing è che si deve aiutare un altro che è in problema, però la cosa importante è di non arrivare ai problemi e per questo si deve avere un equipaggio con un'alta esperienza, con training e certamente con tutta l'attrezzatura di sicurezza che esiste e ancora di più. Quindi qua abbiamo tutta la roba per trovare gente che cadono in mare, per life rafts, la barca sfonda e chiaramente tutto il materiale per riparare le cose che si rompono. Abbiamo un mini hospital a bordo perché non c'è neanche un medico, non può arrivare, quindi c'è gente a bordo che possono fare le cose abbastanza serie, anche se rompe qualcosa, un braccio
sto male. Quindi sicurezza si inizia e fine con la sicurezza a bordo qua. Grazie Richard per queste informazioni. Sono certo che a tutti voi, come me, sarebbe piaciuto partecipare ad almeno una tappa di questa regata, la cosa più emozionante e più adrenalinica che si può fare su un'imbarcazione a vela. Se il servizio vi è piaciuto, dateci il vostro like e vi do appuntamento al prossimo video con SVN Solo Velanet.